Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi insieme realizziamo questo coprispalla facilissimo con il punto Trinity e la lana nuvola. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per la nostra giacca coprispalle dobbiamo andare a mettere su 150 catenelle. Per questo multiplo, io già ve l'ho spiegato nei vari tutorial, visto che questo è un completo, diciamo, che ho fatto cappello, scaldacollo, insomma tutto insieme. Dobbiamo andare a mettere un multiplo di 2. Io nel mio caso metto 150 catenelle che equivalgono a 1,10 m di lunghezza. Voi con il vostro filato andate a fare il calcolo. Se dovete mettere più catenelle aumentate sempre di 2, se dovete diminuire diminuite di 2. Fatto questo, vedete, io entro subito nel punto dopo l'uncinetto, quindi subito dopo l'uncinetto, e realizzo una maglia bassa. Adesso entro nel punto, carico il mio filo, entro nel prossimo, carico il mio filo, entro nel prossimo e carico il mio filo, e sull'uncinetto ho 4 fili. Filo sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e catenella. Di nuovo, guardate, entro dove ho il punto lavorato, quindi entriamo dove già abbiamo il punto lavorato e carichiamo il filo, e poi entriamo nei prossimi 2, quindi entro nel prossimo, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, di nuovo 4 fili sull'uncinetto, carico il filo, chiudo tutto insieme e catenella. Di nuovo, qui ho, vedete, il punto già lavorato, allarghiamo un po' se non lo vediamo, entriamo, carichiamo il filo ed entriamo nei prossimi 2 caricando solo il filo, quindi entriamo e carichiamo il filo, entriamo e carichiamo il filo, 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. Andiamo adesso, vedete, a proseguire in questa maniera qui per tutta la riga. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, io devo avere qui 2 punti. Se abbiamo lavorato correttamente abbiamo 2 catenelle nel nostro ultimo punto, quindi io entro nel punto già lavorato, vedete, e carico il mio filo, entro nei prossimi 2, quindi prima nel prossimo e carico il filo, poi in quello dopo e carico il mio filo, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. A questo punto non facciamo la catenella, ma nell'ultimo punto andiamo a lavorare nello stesso punto, vedete, una maglia bassa. Quindi chiudiamo sempre la nostra riga con una maglia bassa, giriamo il nostro lavoro ed iniziamo con una maglia bassa. Quindi nel punto, vedete, guardate, subito, io sono così, subito entro, non faccio la catenella per favorire le principianti, lavoro una maglia bassa. Adesso nello stesso punto, vedete dove ho lavorato la maglia bassa, entro e carico il mio filo, entro nel prossimo e carico il mio filo, entro nel prossimo e carico il mio filo, 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e faccio una catenella. Quindi iniziamo e terminiamo la riga di lavorazione sempre con una maglia bassa. Adesso vado a proseguire, allargo, vedete dove ho già lavorato, nel punto già lavorato, carico il filo e poi carico nei prossimi 2, quindi nel prossimo carico il filo e nel prossimo carico il mio filo. Questo è un pochino più stretto, ecco qua, carichiamo il nostro filo, 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui per tutta la riga. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, se abbiamo lavorato correttamente abbiamo 2 punti da lavorare, quindi io carico il filo, vedete, nel punto già lavorato, entro nel prossimo e carico il filo, entro nel prossimo e carico il mio filo, quindi 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme la mia lavorazione e adesso, vedete, non faccio la catenella, quindi non facciamo la catenella, ma entriamo nello stesso punto, vedete, dove abbiamo finito, quindi l'ultimo punto lavorato, e lavoriamo una maglia bassa. Quindi terminiamo sempre la lavorazione con una maglia bassa, giriamo il lavoro e iniziamo di nuovo con la maglia bassa. Quindi io, vedete, nel punto subito questo qua entro e lavoro una maglia bassa. Ovviamente se vi confondete e lavorate
una maglia bassissima, non vi trovate con la lavorazione, quindi vi rendete conto subito che insomma avete sbagliato. Adesso vedete, andiamo a proseguire così, entriamo dove abbiamo lavorato la maglia bassa, carichiamo il nostro filo, nel punto subito dopo carichiamo il filo e nel punto subito dopo andiamo a caricare di nuovo il filo. 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e una catenella. Adesso non dobbiamo fare altro che continuare con questo punto per tutte le nostre righe, quindi andate a proseguire per un tot di righe. Io adesso vado a proseguire e vi dico quante righe ho realizzato. Ricordate, è importante che iniziate sempre la riga con una maglia bassa e terminate la riga con una maglia bassa. Allora, come potete vedere, io ho proseguito, vedete, per le mie righe e ho realizzato 50 righe. Le mie righe con la lana nuvola e l'uncinetto numero 6 equivalgono a 42 centimetri. Chiaramente se noi siamo più abbondanti, più o meno diciamo che la taglia che io sto realizzando è per una 48, però se noi vogliamo una morbidezza, quindi una giacca un pochino più morbida e più larga, possiamo andare ancora a proseguire fino ad arrivare a circa 50 centimetri. Questa sarà più o meno la misura un po' più ampia, quindi decidete voi. Per il modello che voi vedete in foto che io vi ho fatto vedere, io ho fatto un'altezza di 42 centimetri. Adesso non dobbiamo fare altro che proseguire dal punto dove vedete io ho praticamente le mie righe, quindi io qui ho, vedete, la mia riga, eccola qui, che lavoriamo nella nostra larghezza. Adesso dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno. Per il giro tutto intorno, io come vi ho detto, qui ho terminato, vedete, l'ultima riga in questa maniera qui. Vado a fare un giro tutto intorno come ho fatto praticamente fino adesso per tutto quello che è stato il nostro kit, diciamo così, quindi scaldacollo, scaldapolsi e così via. Io mi trovo in questa maniera qui, vedete, guardate bene, qui è l'ultimo punto che ho lavorato, entro e carico il filo. Entro nel prossimo e carico il filo, entro nel prossimo e carico il mio filo, quindi 4 fili sull'uncinetto, quindi vado praticamente a continuare nella curva e chiudo, vedete, tutto insieme in questa maniera qui e una catenella. Adesso vedete io qui, quindi qui è il punto che ho appena fatto, vedete i 2 punti, qui vado a mettere il marcapunti, perché? Perché devo ricordarmi che è quel punto dove ho iniziato, quindi io praticamente farò un giro completo, vedete che andrà a completare anche questo mezzo fiore in modo da completarlo. Quindi andiamo a proseguire così, vedete, entro nel prossimo, carico il filo, entro nel prossimo, carico il mio filo, nel prossimo carico il filo e nel prossimo carico il mio filo. 4 fili, allora aspettate, 4 fili sull'uncinetto, scusate, sono entrata una volta in più, chiudo tutto insieme e catenella. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare al nostro angolo. Arrivo, vedete, nell'angolo dove praticamente abbiamo iniziato con la nostra catenella, entro di nuovo, vedete, nel punto lavorato, carico il filo, nel prossimo e nel prossimo, carico il filo, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e una catenella. E adesso di nuovo, vedete, giriamo il lavoro entrando di nuovo nel punto lavorato, quindi allarghiamo un po' e vediamo dov'è, eccolo qui, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. Sempre, vedete, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e catenella. E di nuovo, qui ho il punto già lavorato, vedete, entro nel prossimo punto e nel prossimo. 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e catenella. Adesso noi proseguiamo, vedete, in questa maniera qui, tutto intorno al nostro pezzo. Quindi vedete, arrivo praticamente di nuovo dove ho messo, vedete, il marcapunti. Quindi andate a fare un giro completo fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete che ho completato praticamente tutto il mio giro, entro e lavoro per questo giro l'ultimo punto fiore, chiudo tutto insieme, una catenella e vedete dove ho il marcapunti, entro e lavoro semplicemente una maglia bassa e mi fermo così, perché adesso andiamo praticamente a dare forma alla nostra giacca.
Adesso vedete, io da entrambe le parti, quindi dove praticamente dobbiamo chiudere per la nostra manica, vado a prendere una misura, ovviamente, ok, una misura, e vado a prendere dai circa, ecco, vi faccio vedere in centimetri, 23 centimetri. Nel mio caso 23 centimetri sono 16 gruppi di fiorellino, quindi voi vi potete anche rifare ai gruppi di fiore una volta che avete misurato per fare le due parti identiche. Adesso vedete, questo è il mio dritto, io vado a capovolgere in questa maniera qui e sistemo le due parti, vedete, quindi vado a metterle in modo che combacino perfettamente e vado a chiudere con un solo marcapunti. Quindi qui ho preso la misura e vado a chiudere con un solo marcapunti e l'altro lo togliamo. Quindi noi sappiamo che questa chiusura è perfetta. Adesso la stessa cosa facciamo di qua, vedete, sempre dritto contro dritto. Io ho, vedete, qui il punto, metto in maniera precisa che deve combaciare, controllo e quindi vado a chiudere allo stesso punto anche qui, in modo che poi andiamo praticamente a cucire questa parte e anche questa parte. Ovviamente potete anche misurare prima di andare a cucire per essere sicuri che nel vostro caso e per la vostra misura vada bene. Questa è una misura, ve l'ho detto, di circa una 48 più o meno, quindi è una misura abbastanza abbondante. Da questo lato vedete, io ho ancora il filo, quindi sfrutto questo filo, taglio un filo abbastanza abbondante, quindi non taglio ancora il filo praticamente del contorno che ho lavorato, ma lo utilizzo per andare a chiudere, ok? Ovviamente possiamo farlo anche con ago, quindi io ho questo punto qua, il punto frontale, vedete, è questo qua, entro in questa maniera, qui ho il filo, così, e vado a chiudere in questa maniera una catenella e poi entro, vedete, in ogni punto e vado a lavorare delle maglie basse in questa maniera. Quindi chiudo praticamente, vedete, qui ho un altro punto, vado in quello frontale e chiudo a maglia bassa e vado a chiudere in questa maniera qui fino chiaramente ad arrivare al mio marcapunti. Ovviamente dopo che abbiamo chiuso andate sempre a misurare, io uso sempre misurare perché nel caso insomma c'è bisogno di chiudere un altro pochino, noi prima di staccare i fili andiamo a chiudere. Quindi andate a proseguire in questa maniera, vedete, entriamo nel punto subito dopo e entriamo in quello frontale e una maglia bassa, subito dopo e di fronte e maglia bassa. Fate in questa maniera fino ad arrivare, vedete, al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo praticamente il marcapunti, lo dobbiamo togliere chiaramente, entriamo nel punto a fianco e di fronte e qui lavoriamo una maglia, chiudiamo maglia bassissima in questa maniera qui e poi chiaramente andiamo a nascondere il nostro filo all'interno del lavoro. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa da quest'altro lato, vedete, quindi che cosa faccio io? Allora, qui ho il punto, vedete, fiore, quindi l'ultimo punto fiore, io entro nella parte più larga e poi entro, vedete, qui ho il punto fiore, la parte più stretta e la parte più larga e faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altro lato. Ovviamente qui abbiamo bisogno di un filo nuovo e quindi iniziamo così e chiudiamo con una catenella. E adesso, come abbiamo fatto di là, dobbiamo fare anche di qua, vedete, entriamo in ogni punto, quindi entro nel punto e poi entro di fronte e vado a chiudere a maglia bassissima. Di nuovo, vedete, entro nei lati e poi di fronte e chiudo a maglia bassa e di nuovo, quindi in ogni punto, nei lati e subito di fronte a maglia bassa. Anche qui fino ad arrivare al nostro marcapunti. Arrivo, vedete, anche da quest'altro lato dove ho l'ultimo punto, quindi entro e chiudo a maglia bassissima anche questo punto qui, in questa maniera, sfiliamo il nostro filo e andiamo a prendere un ago e a nascondere il filo.
Quindi vedete, con un ago io sono in questa maniera qui, vado a rientrare, diciamo, nello stesso punto, così, saldo bene bene e vado a nasconderlo all'interno del lavoro. Possiamo nasconderlo bene bene entrando ed uscendo ovviamente più volte dal nostro lavoro. Fatto questo, tagliamo il nostro filo, non lasciamo nessun filo che fuoriesca ed ecco fatto. Quindi come abbiamo fatto, vedete, di qua, quindi chiudiamo bene bene di qua, andiamo a fare la stessa cosa con il filo chiaramente che ci è rimasto da quest'altro lato, quindi andiamo a saldare anche questo. A questo punto, vedete, una volta che noi abbiamo chiuso tutti i nostri fili, dobbiamo capovolgere ovviamente il nostro lavoro, quindi lo andiamo a capovolgere in questa maniera qui. E quindi abbiamo, vedete, l'apertura e queste sono le nostre maniche in questa maniera qui. Con questo modello è chiaro che noi possiamo veramente, con questa modalità di creazione, possiamo creare veramente tanti modelli. Adesso andiamo ad allungare la nostra manica e a fare un bordo tutto intorno alla nostra apertura. Intorno, vedete, alla nostra apertura vado a fare qualche giro di mezza maglia alta, quindi inizio in un punto qualsiasi con il mio filo e lo stessissimo uncinetto della lavorazione e inizio con una catenella e la allungo, vedete, così, in questa maniera qui, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, vedete, dove ho realizzato la mia catenella e realizzo una mezza maglia alta. Qui, se pensate di avere difficoltà, andate a mettere un marcapunti per sapere dove dobbiamo poi chiudere. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto e mezza maglia alta anche qui. Filo sull'uncinetto e mezza maglia alta anche qui. Quindi realizziamo delle mezze maglie alte semplicemente in ogni punto. Ok, quindi in ogni punto andiamo a realizzare delle mezze maglie alte, quindi di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e la mia mezza maglia alta, entro nel prossimo, mezza maglia alta e così lavoriamo per tutto il nostro perimetro. Quindi andate a lavorare fino ad arrivare al nostro marcapunti. Quando completo, vedete, il primo giro, io mi trovo in questa maniera qui, qui è l'ultimo punto, tolgo il mio marcapunti, entro all'interno e chiudo a maglia bassissima. Adesso di nuovo una catenella, la allunghiamo leggermente, quindi un po' più lunga, filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, nello stesso punto e realizzo di nuovo una mezza maglia alta e qui rimetto il mio marcapunti. Adesso io vado a fare un tot di righe, non so più o meno quante righe, mi rendo conto man mano che lavoro, quindi vado a fare un tot di righe, andate pure voi e poi vi dico in totale quante righe di mezze maglie alte ho realizzato. Allora ragazzi, io ho realizzato un totale di 1, 2 e 3 righe, quindi uno spessore di, vi dico più o meno, perché questo sarà anche un po' di colletto in automatico, di circa 3,5 cm. Ovviamente se volete che ci sia un collo un po' più vaporoso, andate a fare un po' altri 2-3 giri, insomma, io mi fermo qui. Quindi fatto questo, io entro, vedete, nel punto, chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui e taglio il mio filo. Vado a tirare così e poi chiudo ovviamente la lavorazione, entro, vedete, nel prossimo in questa maniera, così, filo sul davanti, entro qui e chiudo, carico il filo all'interno e poi andiamo a nasconderlo all'interno del nostro lavoro. Una volta che abbiamo chiuso
i nostri fili, quindi nascosto i nostri fili, adesso andiamo a realizzare insieme quello che è un po' di polsino, perché chiaramente la manica io mi sono fermata ad un certo punto ed è chiaro che viene a 3/4. Siccome d'inverno credo che una manica lunga sia molto più comoda, ma anche dia più vestibilità, andiamo a fare anche questo polsino. Allora, come procediamo? La prima cosa da fare è prendere il nostro filo con il nostro uncinetto che stiamo già lavorando e andiamo a iniziare la lavorazione in un punto qualsiasi. Io inizio da qua, prendo il mio filo, vado a creare un'asola, vedete, un po' più allungata, filo sull'uncinetto ed entro nello stesso punto e realizzo una maglia bassissima in questa maniera qui. Ok, adesso filo sull'uncinetto ed entro, guardate, in ogni punto del mezzo fiore lavorato, quindi sulla parte più stretta, guardate, io entro al centro, quindi salto, vedete, un punto, quindi io sono qui, vedete, entro nel punto del fiore, vedete, qui al centro. Adesso filo sull'uncinetto, salto un punto ed entro nel punto più stretto, vedete, dove abbiamo chiuso, e lavoro una mezza maglia alta. Di nuovo salto questo punto, filo sull'uncinetto ed entro nel punto del fiore, quindi nel mezzo fiore, e chiudo a maglia mezza alta. E faccio questo per tutto il giro, quindi saltiamo, vedete, il punto subito dopo ed entriamo in quello del fiore e chiudiamo a maglia mezza alta. Quindi andiamo a proseguire così fino a dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, alla fine della lavorazione, questo è l'ultimo mezzo fiore, qui entriamo e chiudiamo a maglia bassissima sul primo punto visibile in questa maniera qui, ed ecco qui. Adesso di nuovo io un punto in questa maniera, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e lavoro la mia mezza maglia alta e vado a lavorare, vedete, una maglia mezza alta su ogni maglia mezza alta sottostante, quindi su ogni mezza maglia alta noi lavoriamo la mezza maglia alta, quindi adesso non diminuiamo e non aumentiamo, andiamo a completare fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, ho lavorato l'ultimo punto, questo è il primo punto che abbiamo lavorato, entriamo all'interno e chiudiamo a maglia bassissima di nuovo. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare un totale di 9 righe, quindi io ho lavorato già 1 e 2 righe, proseguiamo per altre 7 righe, quindi in totale avremo 9 righe. Una volta, vedete, che ho completato le mie 9 righe, vado a chiudere a maglia bassissima nella stessa maniera di ogni giro e adesso realizziamo una catenella, entriamo in ogni punto, vedete, lavoriamo un punto bassissimo, quindi in ogni punto andiamo a lavorare un punto bassissimo, questo per evitare che magari il polsino si slabbri troppo quando andiamo a metterlo e a toglierlo. Quindi andate a proseguire così fin dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine dove ho iniziato, anche qui chiudo a maglia bassissima sulla catenella in questa maniera. Tagliamo il nostro filo e andiamo a nasconderlo all'interno del lavoro, quindi io prendo il filo in questa maniera qui, chiudo come vi faccio sempre vedere, porto sul davanti, entro, vedete, qui al centro e tiro il mio filato all'interno del lavoro. Ed ecco qui che abbiamo chiuso. Allora adesso vi dico in centimetri quanto misura il mio polsino, perché è chiaro che se non lavoriamo con la stessa lana
possiamo avere delle difficoltà. Quindi da dove inizio, vedete la prima maglia alta fino alla fine, io ho 11 centimetri di polsino. Quindi se non lavorate col mio stesso filato, vi raccomando, tenete conto dei centimetri, sia quando vi dico della catenella, in tutta insomma la lavorazione vi esorto a tener conto dei centimetri, anche se lavorate con la stessa lana, perché la manualità può essere diversa. Quindi andiamo a nascondere ovviamente tutti i fili che fuoriescono, la nostra giacchetta.